Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto, sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei parlare dell'elemento più importante in interior design, che è il punto focale. È davvero un elemento fondamentale da tenere in considerazione quando si progetta l'arredo di casa. Ma che cos'è il punto focale? Te lo spiego in questo video, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Quindi, che cos'è il punto focale, elemento così importante in interior design? È l'area della stanza che cattura lo sguardo perché è quella di maggiore interesse. È un elemento che deve emergere rispetto agli altri elementi della stessa stanza per via del colore, della grandezza, dello stile o del materiale. Il punto focale è un elemento importante perché definisce in qualche modo lo spazio. Rispetto a questo, infatti, verranno decisi gli altri elementi e i mobili e la loro posizione e di conseguenza anche la fruizione stessa della stanza. Studia ogni stanza cercando quelli che possono già essere gli elementi architettonici importanti da valorizzare. Se non ci fossero, cerca di capire qual è la zona che potrebbe risultare più adatta per creare un'area interessante da guardare. Lo puoi fare studiando come vorresti muoverti e vivere quello specifico spazio. Si possono avere più punti focali in una casa? Certamente sì. Ogni stanza può, anzi dovrebbe, avere il suo punto focale. L'accortezza che si dovrà avere è di non far competere tra di loro questi punti focali, perché in caso contrario si perderebbe il significato stesso di punto focale. Si dovrà cercare quindi di creare punti focali che siano visivamente diversi. Se in entrata, per esempio, hai usato un colore a parete come punto focale, in sala il punto focale potrà essere un altro, come un camino, uno specchio o anche la parete TV. I due punti focali così non competeranno fra di loro, attireranno l'attenzione stimolando la voglia di godersi ogni ambiente. Vediamo ora come creare un punto focale stanza per stanza. Se hai la fortuna di avere un'entrata, anche piccola, ricorda che quella è la prima cosa che si vedrà e la prima impressione che si può percepire della casa. Il punto focale potrebbe essere un grande specchio sopra la console, un quadro vivace o uno straordinario vaso di fiori. L'importante è scegliere un elemento principale che attiri l'attenzione, dopodiché usare altri elementi come luce o oggetti decorativi per enfatizzare questo qui principale. Questo elemento deve attirare l'attenzione e invitare ad entrare. Come accennato prima, nel living il punto focale potrebbe essere un bel camino per i fortunati che ce l'hanno, oppure la parete TV. Ma potresti anche decidere di avere una parete piena di foto o quadri, oppure con una bella e particolare carta da parati. Se sei fortunata, anche una grande finestra con una super vista può essere il punto focale. Quando hai capito dove e come creare questo punto focale, che deve essere in qualche modo la parte dominante sul resto della stanza, allora sistemerai tutto il resto dell'arredo in conseguenza.
Nella sala da pranzo solitamente la fa da padrona il tavolo, quindi il punto focale potrebbe essere un grande e particolare centro tavola. Oppure potresti decidere di avere un bellissimo e stiloso lampadario sopra il tavolo che attiri immediatamente lo sguardo. Che tu scelga il centro tavola o il lampadario, ricorda che i muri dovranno rimanere molto semplici e lineari al fine di non rubare la scena. Naturalmente puoi decidere il contrario e scegliere una parete come punto focale con un bellissimo specchio, un quadro o ancora una particolare carta da parati. In questo caso saranno lampadari e centro tavola ad essere un pochino più modesti per non competere con il muro. Anche in cucina è possibile avere un punto focale. Studia lo spazio per valutare le aree potenziali da trasformare appunto in punto focale. Potresti scegliere un colorato o materico paraschizzi oppure una cappa molto particolare, magari di design o ancora una splendida credenza. Come sempre la cosa importante è poi usare altri elementi come la luce o il colore che possano enfatizzare questo punto focale. In caso di open space con il living o con la sala da pranzo, tieni presente come queste due aree sono connesse tra di loro e cerca il punto più importante e interessante. Essendo uno spazio unico, meglio avere un solo punto focale. Come in sala da pranzo è il tavolo a farla da padrona, in camera da letto l'elemento principale è il letto. Quindi il punto focale della stanza potrebbe essere la parete letto. Puoi decidere di avere una testata particolare oppure decorare il muro con un colore che sia in contrasto con il letto, ancora la carta da parati oppure di nuovo una galleria immagini. Puoi anche usare la boiserie. Ci sono molti modi per decorare la parete letto, ne parlo qui. Se però entrando nella tua stanza ci fosse qualcosa di diverso su cui vuoi attirare l'attenzione, come potrebbe essere una toeletta con un bello specchio, perché non rendere quello il punto focale? Anche nel bagno è importante avere un punto focale per dare quel tocco in più. Tendenzialmente il punto focale è la zona specchio. Puoi decidere di usare uno specchio particolare, magari retroilluminato, piastrelle colorate con particolari texture, ma anche qui potresti usare la carta da parati. Ne esistono di particolari molto resistenti all'umidità. Se entrando la prima cosa che vedi è la zona doccia o la zona vasca, potresti decidere di rendere quella l'area come punto focale, sempre con un rivestimento murale particolare che contrasti con il resto della stanza per colori, forme o materiali. In un bagno il WC non dovrebbe essere la prima cosa che si vede, ma questo non è sempre possibile. Ecco che però studiare correttamente il punto focale può essere d'aiuto per attirare lo sguardo su elementi interessanti, facendo passare in secondo piano tutto il resto. Come vedi, il punto focale è davvero un importante elemento di interior design per ogni ambiente della casa. Per riuscire in ogni stanza, prova a trovare la zona migliore per crearlo. Ricordati di vedere prima di tutto se ci sono già elementi architettonici che vale la pena enfatizzare. Poi valuta come vuoi vivere quell'ambiente e che cosa vuoi che venga visto per primo in quella stanza. Usa i punti focali per attirare l'attenzione dove vuoi tu.
Usare il contrasto, vuoi per colore, per forma, per materiale, è il miglior modo per creare punti focali efficaci e di grande impatto. Il contrasto è uno dei 6 concetti base in interior design e ne parlo qui. Creare un punto focale è importante per rendere quella stanza unica e speciale. Spero che questo video sull'elemento più importante di interior design ti sia piaciuto e ti abbia dato degli spunti interessanti. Se vuoi conoscere altri trucchi per avere ambienti armoniosi e coerenti, ti consiglio di guardare questo video. Spero che questo argomento ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!